La Magna Carta fu firmata poco più di 800 anni fa, qui, a Runnymede. Un documento che avrebbe avuto importanza sia legale che civile, per l'Inghilterra e per tutto il mondo. Il contesto della firma della Magna Carta fu la tensione crescente tra il re d'Inghilterra e il Papa su chi avrebbe avuto l'autorità di designare i vescovi di Londra e Canterbury. All'epoca, il re d'Inghilterra, Re Giovanni, fu probabilmente uno dei re più deboli. Il Papa dell'epoca, Innocenzo III, fu probabilmente uno dei papi più forti e in questa battaglia politica il Papa alla fine vinse. Siccome il re non poteva contare sul sostegno dei baroni perché era in conflitto con essi, alla fine si dovette arrendere al legato papale nel 1213, deponendo la corona ai suoi piedi come segno di sottomissione. Accettò anche di pagare 1000 marche all'anno e se qualcuno dei suoi successori non avesse osservato quell'accordo, avrebbe perso autorità sul regno. L'Inghilterra era stata umiliata. I baroni, scioccati, passarono all'azione. Non sarebbero mai stati schiavi del Papa. La questione della sovranità nazionale e dello scambio di denaro per benefici spirituali era in palio. Temevano, e facevano bene, che questo sarebbe stato un passo nel corso degli eventi che avrebbe fatto sì che il Papa potesse scegliere chi voleva per il trono inglese, intromettendo la sua autorità nelle questioni nazionali. Queste furono alcune delle ragioni principali per cui la Magna Carta fu firmata il 15 giugno 1215. La prima frase diceva: «La Chiesa d'Inghilterra deve essere libera e mantenere i suoi diritti e le sue libertà inviolate». Questo tema avrebbe continuato a creare problemi per i successivi 150 anni e i soldi da pagare a Roma diminuirono nel tempo e divennero sporadici. Questa fu una delle principali ragioni dei primi disaccordi di John Wycliffe con Roma. Un altro degli aspetti fondamentali della Magna Carta fu la base legale su cui poggiava, che il re e i legislatori erano essi stessi soggetti alla legge che avevano scritto, che chi era accusato aveva il diritto di essere giudicato da una giuria di suoi pari. Queste, insieme ad altre affermazioni, costituiscono la base di legge e giustizia come la conosciamo oggi. Molti dei principi della Magna Carta hanno formato la base della Costituzione americana e della Bill of Rights, Carta dei diritti in America. Per esempio, questo monumento fu pagato dalla ABA, l'American Bar Association, Associazione dell'Ordine degli Avvocati. Oggi ci sono 4 copie originali rimaste della Magna Carta. Una nel castello di Lincoln, una nella cattedrale di St. Mary a Salisbury e 2 alla British Library. I principi della Magna Carta che sopravvivono oggi sono per noi un monito a godere delle nostre libertà civili, proteggere le nostre libertà civili e usare il tempo che abbiamo ora nell'annunciare il Vangelo mentre abbiamo la capacità di farlo.